Il capitolo Gökberk YLDRM si chiude? Post inattesi di Cemre Arda che fanno rumore. Benvenuti sul mio canale YouTube, Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, se vi va iscrivetevi e sostenete il canale. Qui le storie non le sfioriamo soltanto, le attraversiamo insieme. Ci sono separazioni che sembrano una porta che si chiude e basta. E poi ce ne sono altre che, nel silenzio, accendono luci nuove su tutta una vita. Quella di cui parliamo oggi è proprio una storia del secondo tipo. Un amore che si arresta senza urla, e una rinascita che parla per immagini, per gesti, per piccole scelte quotidiane. Il nome di lei è stato a lungo accostato a quello di lui. Ora che i riflettori si sono spostati, la domanda è semplice, ma spiazzante: l'amore è finito? Sì. Ma davvero la storia si ferma qui? Negli ultimi giorni, le storie Instagram di Cemre Arda non sono sfuggite agli sguardi più attenti. Un figlio che ride, amiche fidate, una giornata in un parco divertimenti, scatti all'acquario, l'inverno che sembra giocare a fare l'estate nel cuore, e una serie di piccoli segnali che messi in fila sembrano una dichiarazione chiara: sono presente, sono forte, sto andando avanti. In questo video, entriamo dentro la vita di Cemre dopo Gökberk YLDRM. Cosa significa, davvero, l'enfasi sulla maternità? È casuale quella gita invernale in Italia o c'è un messaggio preciso? Il nuovo gattino è soltanto tenerezza o anche il simbolo quieto di una casa che si riscrive? E soprattutto, tra loro la rottura è totale, o è rimasto un filo sottile, un'amicizia lontana ma rispettosa? Mettiamo da parte i titoli da tabloid e andiamo oltre la superficie. Leggiamo tra le righe, e a volte le righe non scritte fanno più rumore di quelle pubblicate. Se vi siete mai chiesti se due persone possano davvero restare amiche dopo la fine di una relazione, se vi siete chiesti perché certe separazioni hanno un suono adulto mentre altre esplodono in 1000 pezzi, allora questa analisi fa per voi. Guardiamo da vicino la rinascita di Cemre, un addio a Gökberk, ma soprattutto un enorme buongiorno a se stessa. Cemre rinasce, addio a Gökberk YLDRM, benvenuta a una nuova vita. Nel mondo del gossip, alcune rotture sono come un sussurro, altre restano sospese nell'aria, si arricchiscono di interpretazioni, si allungano come un eco. Quella tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda appartiene a questa seconda categoria. Non tanto per ciò che è accaduto davanti ai flash, quanto per ciò che è rimasto fuori campo. L'inizio era stato osservato con curiosità, la fine è stata seguita con la stessa attenzione. Ma è il dopo ad aver catturato gli occhi. I passi misurati, i dettagli appena accennati, il modo in cui entrambi hanno rimesso insieme il proprio quotidiano. Oggi li vediamo su due strade diverse ma coerenti. Da una parte c'è Gökberk, che continua a correre senza inciampare tra set internazionali, impegni strategici, una linea privata sorvegliata con disciplina. Dall'altra c'è Cemre, che incarna la parola rinascita con la sua maternità matura, la sua identità musicale da DJ ritrovata e un carattere che sa essere dolce e insieme determinato. Insieme, queste traiettorie raccontano più di quanto 1000 comunicati potrebbero fare. Ripercorriamo l'inizio e la fine, però, perché nel loro silenzio c'è la chiave. Il nome di Gökberk era già legato da tempo a progetti europei, a incontri con fan di più lingue, a una tabella di marcia professionale senza orpelli. Cemre, al contrario, sembrava respirare nelle stanze dove l'arte e la musica si incontrano, nei salotti creativi d'Europa, con quell'istinto libero che seduce e spiazza. All'inizio quell'incastro è stato letto come l'armonia degli opposti, disciplina e istinto, rigore e improvvisazione. Ma col tempo la fotografia si è fatta più sincera, quell'amore era stato vissuto nell'istante, con la leggerezza di chi non mette paletti troppo alti. Nessuna promessa plateale, nessuna misura drammatica. E così è stata anche la fine, niente dichiarazioni taglienti di Gökberk, niente note risentite di Cemre. Solo una distanza che si è allargata senza fare rumore. E naturalmente è arrivata la domanda che tutti si sono fatti: era una rottura o un allontanamento consapevole? Le storie di Cemre, messaggi senza parole, ma a voce altissima. Dopo la separazione, i riflettori social si sono accesi soprattutto su di lei.
non perché abbia parlato, ma perché ha scelto di mostrare. Cemre ha preferito la grammatica delle immagini, un mosaico di istanti che tradotti dicono: sto bene, sto meglio, sto ridefinendo il mio centro. Tra quei tasselli, uno spicca più degli altri, una giornata in un parco divertimenti, probabilmente il Gardaland, uno dei più noti in Italia. In inverno, con l'aria che punge e le luci che scaldano, suo figlio che ride nel vento, un'amica al fianco, i colori dell'acquario a tingere di azzurro l'obiettivo. Lei quasi non compare, e proprio per questo la sua serenità si sente ancora di più. C'è un messaggio semplice e rivoluzionario in quelle clip: la vita prosegue, ma non è più la stessa, perché è cambiato lo sguardo. Non c'è bisogno di spiegare, basta far vedere il ritmo nuovo delle cose. Low code davanti alle attrazioni, le mani piccole che si stringono alle grandi, il riflesso dei pesci che sembrano danzare dietro un vetro come note su un pentagramma. Tutto dice che Cemre ha scelto l'ordinario come forma di bellezza, la quotidianità come traguardo e ripartenza. E poi c'è la maternità, non come cliché, ma come identità piena. Non una narrazione di sacrificio, ma una visione contemporanea e responsabile, tempo speso con suo figlio non per riempire un vuoto, ma per costruire sensi, memoria, curiosità. Luoghi dove imparare giocando, un contatto gentile con la natura e con gli animali, la semplicità come lusso accessibile. In questo modo, senza una parola fuori posto, si sono sciolte come neve al sole le etichette buttate lì da chi non la conosce: impulsiva, leggera, distratta. Non ha risposto a nessun commento malevolo. Ha lasciato che fossero le sue giornate a parlare per lei. Il dettaglio più dolce? Un gattino English Shorthair, morbidissimo e pieno di occhi curiosi. Un arrivo che, a guardarlo bene, somiglia a una dichiarazione d'intenti: calore, continuità, stabilità, cura. Accogliere un animale in casa è spesso il segno di una voglia di equilibrio, di un focolare da proteggere. Qui la metafora si scrive da sola, mentre la tempesta mediatica si disperde. In salotto un micio dorme e scandisce un tempo lento, domestico, invitando tutti a respirare con calma. E poi c'è la musica. DJ Cemre non ha mai mollato i cavi e le cuffie, ma ciò che colpisce ora è la selettività con cui sceglie i set, l'intimità con cui compone scalette che sembrano raccontare un diario. Non più la fidanzata di, ma una professionista che occupa il suo posto sul palco con dignità. Ci si chiede, inevitabilmente, se l'esperienza con Gökberk sia stata un punto di svolta. La risposta, a guardare i fatti, è sì, un tornante difficile, che però ha ampliato la strada invece di restringerla. È stata una lezione, non una ferita aperta. E Gökberk? Da parte sua, lo stesso copione misurato che ha sempre saputo interpretare. Nessuna intemperanza, nessun posto allo stomaco, niente frecciate. Solo lavoro, silenzio, distanza. Un modo che molti hanno letto come conferma di una separazione non rabbiosa, ma ferma. Una scelta di stile che, nel frastuono, risulta quasi rivoluzionaria. Perché nel mondo in cui tutti vogliono dire l'ultima parola, scegliere di non dire è spesso l'unico gesto davvero decifrabile. Si parla molto di una possibilità rara, una forma di comunicazione rimasta in vita, ma sobria, utile solo quando serve. Non una confidenza quotidiana, non un filo emotivo teso al passato, bensì una gentilezza adulta che non rinnega ciò che è stato e non lo trascina nel presente. Se questo è il loro modo di chiamarla amicizia, è un'amicizia sui generis, pulita, a distanza, senza promesse, senza rivincite. La cosa più matura di questa storia, però, non è l'addio. È ciò che viene dopo. Cemre non ha usato il nome di Gökberk come trampolino di lancio. Gökberk non ha provato a cancellare in blocco ciò che li ha uniti. Entrambi sono tornati al centro di se stessi. E forse è per questo che la loro separazione continua a far parlare, perché in mezzo a tanti casi rumorosi, questo suona come una melodia che non stona, una pausa che dà ritmo al brano. Alla fine, la somma è semplice: finisce un amore, nascono due inizi. Cemre rafforza il proprio ruolo di madre, ribalta percezioni stanche e si riprende i suoi spazi. Gökberk procede sulla rotta professionale con la stessa lucidità di sempre,
salvaguardando il privato e gestendo con stile la distanza sentimentale. La verità che ne esce è luminosa. A volte l'amore finisce, ma le persone crescono. A volte la fine non è perdita, è direzione. E la rinascita di Cemre non è soltanto un saluto a Gökberk, è l'abbraccio a se stessa che forse mancava. Nessun proclama finale, nessun teatrino. Nessun dito puntato, nessuna frase da cornice. E proprio per questo questa separazione tiene banco, perché il vuoto lasciato dalle parole è stato riempito dai fatti. Cemre si racconta con i sorrisi del figlio, con l'attenzione agli animali, con i giorni normali che diventano speciali quando li guardi bene. Gökberk resta nel suo perimetro, non stuzzica il passato, non lo nega, non lo rende spettacolo. Va avanti anche lui, con i suoi obiettivi, e questa è la cosa che stupisce di più. Nessuno ha cancellato nessuno, ma nessuno si è aggrappato a nessuno. A volte le separazioni più sagge sono le più silenziose. E a volte si vince davvero non quando ci si lascia, ma quando dopo si torna ad essere se stessi. Allora, voi che idea vi siete fatti? Pensate che tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda sia calato un sipario definitivo, oppure intravedete una relazione nuova, rispettosa, seppure distante? Cosa vi dicono le storie di lei, con quel parco, quell'acquario, quel gattino? E cosa vi suggerisce il silenzio di lui, così controllato e preciso? Scrivetelo nei commenti, la vostra lettura è il tassello che manca a questo mosaico. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Qui su Celebrita dalla Turchia non ci limitiamo a rincorrere pettegolezzi, li trasformiamo in racconti, e nei racconti cerchiamo la parte più vera, quella che rimane quando le luci si abbassano. Alla prossima storia, dove proveremo ancora una volta a leggere ciò che non è stato detto, a sentire ciò che sembra silenzio ma in realtà è musica.